Immaginate la nostra storia di oggi come la storia di un delitto, un noir italiano, ma non parliamo di morti ammazzati, non parliamo di misteri irrisolvibili da un punto di vista giudiziario. Parliamo di un altro tipo di delitto. Parliamo di un delitto imprenditoriale, meccanico e sportivo. Parliamo della fine, della sparizione di un marchio glorioso, di una azienda che ha fatto la storia e sostanzialmente di un metaforico cadavere. Già, perché questo è un delitto molto strano. Non si trova ciò che può restare dopo il delitto. Non si trova il morto. Si sa che non c'è più, si sa che non vive più, ma non c'è una tomba dove piangere. Non c'è un resto da tumulare. Sparito tutto. Eppure il nome della vittima è ben conosciuto. Tutto il resto, come detto, è ignoto. E se non fosse per la memoria degli appassionati, di chi magari quel marchio, quel nome, quel colore lo ha vissuto, probabilmente anche l'ultimo barlume si sarebbe spento da tempo. Questa è la storia di un assassinio, è la storia della morte di un marchio glorioso, di un'azienda italiana, per esattezza veneta, una sparizione che non ha lasciato tracce. Questa è la storia della morte di un sogno imprenditoriale e di una rinascita stroncata nella culla. Questa è una delle storie più incredibili delle imprese e dello sport del nostro paese. Questa è la storia di Moto Laverda e oggi voglio raccontarvela. Quando si parla di Laverda, ancora oggi è strano ripensare a come quel marchio così evocativo, dominato da un colore vivace, l'arancione, e che per decenni ha dominato la scena, ecco, tutto ciò sia finito nel dimenticatoio. Eppure è successo. E nessuno ancora oggi sa bene spiegarsi il motivo di tutto ciò. La storia imprenditoriale di Laverda nasce come una scommessa da parte di un pioniere, che partito dalla fabbrica familiare, ancora oggi esistente, di macchine agricole, vuole sfruttare la motorizzazione montante nell'Italia della rinascita, del dopoguerra e poi del boom economico. È il 1947, 77 anni fa. Francesco Laverda, di Breganze, provincia di Vicenza, lancia Moto Laverda. È una novità, ma anche una delle tante manifatture che coglie il bisogno di movimento delle masse nel dopoguerra, sfruttando mezzi, tutto sommato, economici. Lo abbiamo già visto quando abbiamo parlato di Soichiro Honda. La guerra lascia in eredità dei paesi devastati, soprattutto nelle infrastrutture. La gente ha necessità di muoversi, di passare da un paese all'altro, di ricominciare a vivere e a lavorare, ma con infrastrutture devastate, con i treni che non viaggiano o che viaggiano a orari molto distanti tra loro e con estrema lentezza, con le strade che sono in larga parte delle strade battute, bianche, polverose, in cui pochi camion transitano quando capita. Servono mezzi economici, servono mezzi alla portata di tutti. E allora? E allora le moto di piccola cilindrata, le moto leggere, i ciclomotori, mezzi che si fanno apprezzare un po' ovunque. Lo abbiamo visto in Giappone, come detto, con Soichiro Honda. L'Italia non fa eccezione. Quegli anni, gli anni del dopoguerra, gli anni del coraggio, gli anni della ripartenza dal basso, sono gli anni della motorizzazione leggera, sono gli anni in cui nasce, si sviluppa il mito della Vespa, lo scooter della Piaggio e della sua ideale concorrente, la Lambretta. Sono gli anni del galletto di Moto Guzzi. Sono gli anni in cui gli italiani, che ancora non hanno scoperto l'automobile, che ancora non possono permettersi l'automobile, ricorrono a questi mezzi rapidi, facili da guidare e piuttosto economici sia da comprare che da tenere quanto a manutenzione, per spostarsi. Non solo, lo fanno anche nelle prime, difficili, rare competizioni su strada. D'altronde, come detto, la rete viaria dell'Italia emersa dalla Seconda Guerra Mondiale è lontana dall'essere affidabile. E quella mobilità a basso costo consente tante opportunità che vanno dal lavoro al turismo sino al divertimento. In questa ottica particolare, la scelta delle basse cilindrate incontra il favore della clientela che cerca veicoli robusti, pratici, facili da guidare, parchi nei consumi, veicoli che all'occorrenza possono anche regalare un brivido sportivo. Ebbene, tutto questo è Laverda nei suoi primi anni.
moto leggere, facili da guidare, semplici da acquistare. Ma, come ogni azienda, l'imprenditore non resta fermo sugli allori, decide di evolvere e se non evolve lui, sono le successive generazioni a occuparsene. È il caso di Laverda, perché a cambiare il panorama aziendale pensa il figlio di Francesco Laverda, Massimo Laverda, che a metà anni 60 prende in mano le redini dell'azienda. È passata una quindicina d'anni. Laverda non è più sinonimo esclusivamente di piccole cilindrate. Diventa anzi un punto di riferimento per le medie e le maxi. Prima arriva la 650 cm3, poi la fortunatissima 750, che a inizio anni 70 diventa il sogno proibito di tutti i pistaioli italiani. Si comincia con la 750S, quella S sta per Sport, poi la SF, Super Freni, e poi la SFC, Super Freni Corsa. A vederne un esemplare ancora oggi, alcuni sono ancora circolanti, c'è da rimanere a occhi e bocca spalancati dallo stupore. La 750 SFC, dal costo all'epoca astronomico, è una moto da corsa con targa e fanali. Certo, la carenatura integrale non c'è, verrà portata per la prima volta da un'altra piccola fabbrica, Bimota, di cui magari parleremo in altri video. Ma quella 750 SFC è un qualcosa di straordinario per l'epoca e di rivoluzionario per l'intera industria motociclistica italiana. Il saper fare, il know-how, come si dice oggi, dei meccanici di Laverda, applicato alle due ruote, conquista i mercati e anche le piste. Oggi i collezionisti farebbero carte false per possedere una SFC originale, il cui valore di mercato aumenta di anno in anno, a testimonianza della bontà del progetto, oltre che dell'originalità e dell'eleganza delle linee. Pensate che si è arrivati al punto della circolazione di diverse repliche costruite dopo, con telai dal numero differente, utilizzando dei componenti che derivano da quel periodo ma rifatti in seguito, repliche che ovviamente hanno un valore assai minore, ma questo fa capire il fascino esercitato sul pubblico da quella moto, la 750 SFC, arancione, bellissima e con un rombo caratteristico appena viene messa in moto. Ma gli anni 70 per Laverda sono anche il periodo di ardite sperimentazioni. È il caso della V6 Endurance, un bellissimo esemplare unico, portata in gara nel 1978 da Nico Cereghini. Già quel Nico Cereghini, quello che vedete in televisione da tanti anni alla domenica e che vi dice che in moto si deve andare col casco allacciato, le luci accese anche di giorno e prudenza sempre. A lui viene affidato quel modello all'avanguardia, con soluzioni tecniche raffinatissime, un telaio a nido d'ape, motore trasversale a V raffreddato a liquido, 6 cilindri. La vetrina ideale è il campionato Endurance, il campionato di durata. Perché? Perché lì ci sono i prototipi, si può sperimentare e quando la V6 della Laverda arriva nei box sgranano tutti gli occhi. Certo, la V6 offre tanto, ma soffre anche molto. Soffre ad esempio dei canonici problemi di gioventù. Ha bisogno di tempo per maturare, limare quei difettucci e diventare una maxi appetibile. Non è arrivata nei concessionari, non è arrivata nei saloni, ma sono bastate le foto della moto portata in gara e già il mercato ha risposto positivamente. Gli appassionati sommergono la rete dei concessionari di domande perché chiedono informazioni. Quando è che quel prototipo che ha gareggiato al Paul Ricard in Francia, arrendendosi solo a una rottura meccanica dopo ore di massacrante competizione, arriverà nei saloni? Quando si potrà prenotarla? Quando si potrà comprarla? Tempo e fortuna sono merce rarissima e non si trovano facilmente, né tra i fornitori, ancor meno tra i legislatori. Il mondiale Endurance, dopo l'apparizione della V6, cambia il regolamento tecnico, mette al bando i motori con più di 4 cilindri, obbliga sostanzialmente l'Averda a infilare in un cassetto il progetto di sviluppo stradale della V6. È una delusione per migliaia di potenziali clienti, una delusione che si traduce anche in una perdita economica rilevante per gli elevati costi sostenuti per realizzare quel prototipo bello ma inutile. È la prima occasione mancata, o se vogliamo l'inizio della fine. Si è imboccata la strada che porterà all'omicidio. Mentre il reparto corse chiude i battenti con un pizzico di comprensibile amarezza, in azienda
non è che si resti con le braccia conserte. Si sviluppa un nuovo motore, il 3 cilindri da 1000 cm3, una soluzione nuova per l'industria italiana che l'aveva sperimentata solo con MV Agusta, ma che tendenzialmente preferisce il mono e il bicilindrico, salvo la provocazione della Benelli 6. La 3C e poi la Iota arrivano sul mercato, ma l'Averda inizia ad accusare i primi contraccolpi negativi, contraccolpi dovuti alla spietata concorrenza giapponese nel settore delle maxi. Una nicchia di mercato in cui la potenza e l'agilità dominano la scena. Si punta allora a un prodotto d'alta gamma, una ammiraglia, si suol dire. Il nome è RGS, sempre con quel motore 3 cilindri. È una moto molto bella per l'epoca, innovativa, peccato che richieda un lungo sviluppo, uno sviluppo che ha due ricadute negative. La prima è la fine delle risorse finanziarie. RGS richiede tanti soldi per essere messa a punto e quella lunga messa a punto ne ritarda il lancio commerciale, l'arrivo nelle concessionarie. Dopo solo 2 anni la RGS è già concettualmente superata ed è incapace di rinnovarsi. Ecco che l'Averda, da regina degli anni 70, diventa improvvisamente una fabbrica di retrovia che vende sempre meno. Il brand perde quote di mercato e lo fa molto rapidamente. Il recupero parziale arriva tramite le piccole e medie cilindrate, le moto da 350 ai 500 cm3 della serie LZ, moto leggere, facili. Le 350 in quel periodo sono anche favorite dalla legislazione italiana che, voluta da Leandro De Tomaso, il padre padrone del gruppo Moto Guzzi Benelli, colpisce le grandi cilindrate per favorire l'afflusso nel mercato, soprattutto per i giovani, delle piccole ritenute più sicure. Ecco, quella serie LZ di moto leggere, facili, un po' come quelle delle origini, permette all'azienda Laverda di mantenersi per un po' di tempo in linea di galleggiamento, ma a fine anni 80 i conti economici sono impietosi. Profondo rosso non è più arancione. Con grande dispiacere, Massimo Laverda chiude i battenti, fine della storia, fine completa, perché Massimo Laverda, oltre a far sparire la sua azienda, vende anche lo stabilimento di Breganze. E sapete che fine fa quello stabilimento? È ancora oggi attivo, ma non fabbrica più motociclette. È diventato la casa di un altro marchio vicentino di grande successo. È la Diesel Jeans di Renzo Rosso. Già, quando indossate un jeans diesel, pensateci che una volta nello stesso fabbricato in cui si assemblavano le Laverda, oggi si cuciono jeans. Ma torniamo a Laverda. Massimo Laverda si ritira dagli affari, non vuol più saperne. Muore nell'ottobre 2005, a soli 66 anni. Quindi finisce qui? Ma non è un omicidio in questo caso, sarebbe un'eutanasia. No, non finisce qui, perché qualche anno dopo, è il 1993, arriva una nuova società. Si chiama International Moto Laverda, IMOLA. Sì, è un nome che rimanda al famoso comune sul Sillaro, dove c'è il circuito del Santerno. Ma non c'entra nulla l'Emilia-Romagna. È una società costituita da famiglie di imprenditori del territorio veneto ed è capitaneata da Francesco Tognon, uomo che arriva dal comparto tessile. Vengono recuperati dei vecchi progetti, ad esempio il motore 750 è aggiornato e dotato del raffreddamento ad acqua e con quei progetti l'Averda riparte. Con fatica, va detto, con numeri piccoli e inizialmente rivolgendosi solo al mercato estero, dove quel nome ha ancora un certo appeal e dove i motoclub di appassionati resistono. C'è mercato, c'è la possibilità di vendere e infatti l'Averda all'estero vende. I primi risultati raccolti dal 1993 al 1996 incoraggiano a osare e anche a tornare sul mercato italiano. Le nuove Laverda piacciono. Va detto, sono belle, sono esteticamente curate e poi c'è sempre quel nome. Il fatturato pian piano cresce, l'azienda è invogliata a competere sempre di più, anche appunto sul mercato italiano, lanciando modelli che strizzano l'occhio alle mode del momento. La metà degli anni 90 vede il mercato italiano della moto sconvolto dal fenomeno Monster, la prima moto naked, così vengono chiamate, le nude senza carenatura, lanciata da Ducati. La Monster apre un filone e in quel filone si infila anche l'Averda, che presenta i modelli Ghost e Strike, delle naked, delle nude muscolose, potenti, che attirano la clientela. E poi arrivano i modelli sportivi, quelli carenati, S e Formula, modelli che dovrebbero idealmente competere con la Ducati 748, già sempre quel dualismo tutto italiano,
Ducati in quel momento sta vivendo un rilancio potente. Sembrano lontani i giorni in cui l'IRI voleva chiuderla e trasformarla in una fabbrica di diesel marini. A metà anni 90 Ducati è un nome vincente in pista nel mondiale Superbike, nel nascente mondiale Supersport e sui mercati, perché win on Sunday, sell on Monday. Vinci la domenica, vendi il lunedì. Col traino delle vittorie in pista, Ducati vende sempre di più. Esce da quella piccola nicchia in cui si era rifugiata per sopravvivere e diventa un fenomeno globale. Laverda forse vorrebbe fare lo stesso, la nuova Laverda. Ed ecco che arrivano gli investimenti potenti. La 750 Formula è il gioiello del momento per Laverda. È esteticamente bella, ben rifinita, un telaio ben tarato, dotazioni tecniche di primissimo livello, con forniture prese dal meglio del meglio della componentistica italiana. È un gioiello del Made in Italy. Peccato però che quella moto così bella, a listino, costi ben di più di una già impegnativa 748 che non viene esattamente regalata. Peccato che la 750 Formula accusi problemi frequenti al sistema di accensione e che non abbia la stessa nomea vincente della bicilindrica bolognese. Perché se Ducati investe sulle corse, la verità no, la verità non dispone di un reparto corse, non prevede di impegnarsi nelle corse, non fornisce nemmeno un minimo di assistenza a chi mai volesse cimentarsi in pista. E questo è un problema, perché lanciare dei modelli sportivi che restino fine a se stessi è controproducente. La piccola Laverda non ha previsto sviluppi agonistici, non ci sono i soldi per un reparto corse. E questo significa aver scommesso pesante su una creatura bella, ma non vincente, senza un traino di successo in pista. Quelle moto faranno fatica a essere vendute. Ed è quello che accade. Le 750 Formula diventano il modello che affossa la nuova Laverda. Una nuova Laverda che dura poco, pochissimo. È come la famosa candela di Roy Betty in Blade Runner. Brucia col doppio di splendore, in metà tempo. In appena 7 anni la bolla Laverda si gonfia ed è pronta a scoppiare. Francesco Tognò se ne va poco prima del botto. Rileva la guida della riminese Bimota, che dopo 1 anno e mezzo dichiarerà bancarotta. Nel 2000 la crisi è aperta, tanto che la produzione Laverda cessa, la rete commerciale crolla e Laverda chiude. Un'altra volta, è la seconda volta. Questa volta non è una chiusura volontaria, è un fallimento. Dal fallimento arriva un potenziale salvatore, Aprilia. Da Vicenza a Noale non c'è molta strada. Si tratta di passare dal vicentino al veneziano. A Noale c'è Ivano Beggio, capitano d'industria. Ha rivoluzionato la fabbrica di biciclette lasciata dal babbo con quel nome Aprilia che magnificava un vecchio modello della Lancia e l'ha portato a essere prima una fabbrica di ciclomotori, di moto leggere, poi di moto da fuoristrada, poi di modelli da pista vincenti. Il primo mondiale con Gramigni, i 4 mondiali in fila di Max Biaggi e poi Capirossi, Valentino Rossi. Insomma, una storia giovane e vincente, che piace. Ivano Beggio sogna in grande. Alla fine degli anni 90 ha deciso di sbarcare nel mercato del maximoto. Ma allora perché comprare Laverda? Se lo domandano in molti. E effettivamente la prima mossa della proprietà Aprilia per il marchio Laverda non è che piaccia un granché. Il primo prototipo, chiamato Lynx, cioè Lince, viene imballato in una cassa in magazzino. Non avrà un futuro produttivo. Il marchio Laverda, anzi, viene sfruttato da Aprilia per la vendita di scooter importati da Taiwan. Immaginate, un marchio del Made in Italy utilizzato per commercializzare un prodotto dell'Estremo Oriente. Che caduta in basso. Il mercato non reagisce bene, anzi, si domanda cosa abbia in mente ancora Ivano da Noale. Una risposta arriva tra il 2002 e il 2003, quando nei saloni arriva la SFC 1000. Sì, SFC, quella sigla magica degli anni 70 super freni corsa. Questa volta però non è una Laverda, è un'Aprilia RSV 1000 con un nuovo telaio, più raffinata dalla componentistica, con delle sovrastrutture diverse, con il colore arancione, simbolo delle moto vicentine. Ma che cos'è questa SFC 1000? È una special, come si suol dire in ambito motoristico. È un'edizione limitata per amatori, così viene detto da Aprilia, che dovrebbe inaugurare un filone di lusso per il gruppo Aprilia, che ha anche inglobato Moto Guzzi. Laverda dovrebbe essere appunto il marchio di lusso, quello
da elite, quello per delle realizzazioni esclusive. Bella idea, ma non dura. Poco dopo quella presentazione, il gruppo Aprilia entra in crisi finanziaria. Beggio non ce la fa più, è costretto a vendere. Vende a Piaggio, il gruppo di Pontedera, che diventa il colosso italiano delle due ruote. Piaggio ha piani definiti. Moto Guzzi deve diventare l'anti-BMW, quindi puntare sul turismo, sulle maxi placide, sui viaggi, ed è quello che avviene. Aprilia deve mantenere la sua anima giovane, pimpante, frizzante, corsaiola, pistaiola, e anche questa è una promessa mantenuta. Vespa ha una sua identità precisa, che è conosciuta ancora oggi. Di Piaggio neanche a parlarne. Si continua nel solco della tradizione. Gilera resta quello che è diventata ormai da tempo, una fabbrica che produce scooter sportivi, niente più moto. E l'Averda? Che fine fa l'Averda? L'Averda finisce in un cassetto, questa volta a Pontedera, con i suoi progetti, il suo nome, il colore arancione, la sua storia. Eccolo, il delitto perfetto. Non c'è un assassino, non c'è un cadavere, ma il morto c'è. Quel morto si chiama Laverda ed è sparito. Oggi Laverda è un nome evocativo solo per gli appassionati di moto d'epoca, quelli che mantengono in vita le vecchie 750 degli anni 70, quelli che ogni tanto si fanno vedere in giro con qualche modello un po' più recente, ma che comunque ormai ha 30 anni sul groppone come minimo. Tutto qui. Ed è un peccato, è un grande peccato. Rappresenta una delle tante occasioni mancate dall'industria motoristica e sportiva italiana. La possibilità di rilanciare, di mantenere vivo un passato glorioso, di ridare nuova vita a un progetto, a un brand che meritavano probabilmente qualcosa di più. Non è l'unico, pensate a quanti marchi sono scomparsi, a quante fabbriche hanno dovuto chiudere, a quante aziende hanno dovuto rinunciare a un futuro. Solo in ambito motociclistico, come abbiamo già detto, Gilera ha visto sparire la divisione moto, è diventata un marchio di scooter. Cagiva ha chiuso perché hanno preferito i vertici concentrarsi sul rilancio di MV, quella MV Augusta che faceva sognare i tempi di Giacomo Agostini. Tanti marchi nascono e spariscono senza lasciare un segno. L'Averda no, quell'arancione è rimasto nel cuore di tanti. Magari qualcuno fra voi, quelli un po' più attempati, se le ricorda. Qualcun altro che ci ha chiesto espressamente questo video potrà rivivere qui alcuni ricordi del proprio passato. E per chi non ne ha mai sentito parlare, provate a immaginarvi giovani negli anni 70, a fissare nelle vetrine quella SFC arancione o a vederne una rombare per le strade della vostra città con quel suono cupo, forte, ruggente, che vi obbliga a girare la testa al passaggio di quella moto. Chiudete gli occhi e immaginate la magia. Quella magia che purtroppo oggi non c'è più, perché l'Averda non esiste più. Chi lo sa, se un domani qualcuno si farà avanti, chiederà di poterne rilevare il marchio per ripartire un'altra volta, purché sia una ripartenza seria, con progetti chiari, con idee precise, perché è inutile ripartire solo per il gusto di riprovarci, vedere come va, e se non va pazienza, perché ogni volta fa sempre più male, perché ogni volta si rischia di commettere un nuovo assassinio.